Benvenuti in Valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali, un podcast che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers. In questo episodio affronteremo il tema della valutazione formativa e delle modalità in cui viene realizzata nella valutazione all'interno dei percorsi duali. Esploreremo il ruolo e il rapporto tra qualità del portfolio e voto attribuito nell'ambito della valutazione finale dell'apprendistato duale. Io sono Alessio Moro, formatore nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Sono qui con me oggi Alessandro Chiorri e Maurizio Gentile. Maurizio, se intanto ti vuoi presentare? Sì, salve, sono Maurizio Gentile, insegno all'università, sono ricercatore e mi occupo di didattica e metodologia di insegnamento e apprendimento. In particolare da qualche anno sto esplorando il tema della valutazione formativa e della valutazione per l'apprendimento. Insieme a Francesco Pisano e ad Alessio Moro, con ruoli diversi e intercambiabili, siamo gli autori di questo modulo e di tutte le varie di vari episodi, sia in termini di podcast che di video, che abbiamo allestito nell'ambito di questo percorso formativo. In questa avventura insieme con noi già altre volte c'è stato Alessandro, però se ti ripresenti, Alessandro? Sì, sono Alessandro Chiorri, lavoro con la formazione professionale salesiana e in questo ambito, nell'ambito del sistema duale, come salesiani ci siamo dentro ormai dall'inizio dell'esperienza duale nella Regione Lazio e quindi lavoro in questo ambito con un'esperienza più o meno profonda nel sistema duale e nella valutazione. Bene, abbiamo la possibilità quindi di ragionare sul portfolio e sulla valutazione da due interessanti punti di vista, che sono quelli della ricerca e quella dell'esperienza pratica sul campo, sempre per i nostri tutor che ci ascoltano. Allora, iniziamo con ragionare sul rapporto tra qualità del portfolio e apprendimento. Sono due le domande che grosso modo porrei su questo tema. La prima è: qual è l'importanza di analizzare il rapporto tra la qualità del portfolio e il voto finale al termine dell'esperienza duale? E l'altra è: in che modo il portfolio può riflettere le competenze e il successo complessivo dello studente nel percorso duale? Chi intanto da queste prime due indicazioni vuole lanciarsi? Allora, posso introdurre io, se tu sei d'accordo, Alessandro, e poi ci interpoliamo, come si dice in questi casi. Allora, innanzitutto noi abbiamo bisogno di fare riferimento alle norme di riferimento. Abbiamo un decreto interministeriale del 2015 che regola gli standard e i criteri realizzativi dell'apprendistato nel percorso duale. Lì si fa riferimento esplicitamente al dossier individuale, è uno degli allegati al decreto, e la sezione B ha tre passaggi interessanti del dossier individuale in cui istituti formativi e aziende hanno gradi di libertà, nel senso che il dossier individuale, che è uno strumento burocratico, normativo, di formalizzazione che attesta l'avvenuto percorso, eccetera, e fa le cosiddette valutazioni intermedie, valutazioni finali, e dà la possibilità ai tre attori, quindi azienda, istituto formativo e allievo, di integrare con elementi di qualità la sezione B del dossier individuale, con materiale digitale, diari di lavoro, dossier, diari di lavoro, diari di bordo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di inserire, elementi che possono raccontare l'esperienza di apprendimento in termini di realizzazione di prodotti e di servizi propri di quell'esperienza duale che sta facendo in quel contesto organizzativo. Questa è una premessa che dobbiamo fare, perché sennò sembra che stiamo parlando di altro. Il portfolio è come se fosse un'evoluzione dei diari di lavoro. I diari di lavoro si inseriscono come un appendice che si integra alla sezione B dei dossier individuali, e i diari di lavoro sostanzialmente possiamo definirlo così: il racconto guidato dell'esperienza. Poi si definisce la frequenza
di questa, diciamo, narrazione, di questa descrizione quotidiana, settimanale, quindicinale, eccetera, eccetera. Questo, insomma, dipende un po', non voglio chiamarle tradizioni, ma dagli accordi che insomma, si istituiscono tra le parti. E se ad esempio è la descrizione della narrazione di un'esperienza su base settimanale, io suggerirei, diciamo, ai 3 attori di prendere nota di quello che succede giorno dopo giorno nell'esperienza lavorativa. E quindi, diciamo, io vedrei il portfolio come una evoluzione dei diari di lavoro, e quindi una volta che noi, come dire, giungiamo a questa evoluzione, potremmo benissimo inserire nella sezione B del dossier individuale, diciamo, questo pezzo di documentazione che ovviamente per caratteristiche sia formative che valutative deve essere personale, accompagnare una riflessione che aiuti ad apprendere all'esperienza, accompagnare una concettualizzazione, capire bene quella competenza, come la si può concettualmente schematizzare, e poi accompagnarlo nel verificare altri aspetti di quella competenza, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, in questo caso il portfolio diventa davvero uno strumento valutativo e formativo importante, perché lì l'allievo lascia la traccia del suo percorso, la traccia personale, ok? Rappresenta le sue visioni interne in termini verbali e non solo, anche in termini di immagini, quello che ha compreso rispetto, diciamo, all'impegno che ha realizzato in riferimento a specifici prodotti, a specifici servizi. Quindi io la cosa la inquadrerei in questi termini qui. Ovviamente probabilmente Alessandro concorderà con me, o diciamo la vedrà in un modo diverso. Adesso, insomma, vediamo lui cosa ci dice, anche alla luce del suo ruolo e della sua esperienza. Io credo, Alessandro, che deve esserci da parte soprattutto delle istituzioni formative un lavoro di progettazione, non so a quale livello, in cui quella famiglia di prestazioni che lui racconta nel portfolio sia comunque legata alle competenze che sono obiettivo di apprendimento del percorso duale, ok? Quindi, diciamo, se io sto lavorando sulla competenza legato, che ne so, a un processo di produzione agricola, no? Nel campo della viticoltura, che può, diciamo, richiamare il tema della potatura, della vendemmia, eccetera, eccetera, io devo avere, come dire, famiglie di prestazioni, famiglie di esperienze strettamente collegate alle competenze utili, ad esempio, a permettere ad un operatore in quel settore di capire il numero di gemme che deve lasciare durante la potatura sulla pianta, affinché la pianta possa avere una fioritura l'anno prossimo. Ok? Quindi io non gli vado a chiedere, cioè non gli chiedo di darmi l'evidenza di altro, se no di quello che è strettamente collegato a quel tema, a quel punto. Ecco, insomma, quindi mi sentirei di fare questa introduzione. Non so cosa ne pensi, Alessandro, rispetto a questo. Allora, parto da questa ultima analisi che hai fatto. È chiaro che il portfolio deve rappresentare in qualche modo, deve essere rappresentativo delle competenze, non rappresentarle, ma sicuramente rappresentativo delle competenze, questo sì. Diciamo che in generale quando si parla di portfolio, almeno pensando un po' ai ragazzi e alle ragazze in questo oltre un decennio hanno affrontato, almeno sotto il mio coordinamento, il sistema duale, nello specifico il quarto anno del sistema duale, legare il portfolio a 2 termini, cioè qualità e voto, un po' mi mette in difficoltà, nel senso, se parliamo di qualità di portfolio dobbiamo parlare di una qualità situata, perché essendo il sistema duale una forte esperienza di lavoro, per qualità si intende la qualità di quel particolare settore di riferimento, che altrimenti la parola qualità, venendo io anche dai sistemi qualità e dalle certificazioni, la qualità può avere nella testa di chi affronta il rapporto con un apprendista piuttosto che con un ragazzo che sta facendo un'alternanza rafforzata, può rappresentare un termine fuorviante, per cui noi ci aspettiamo sempre ragazzi o ragazze
che sono di grande valore. Ecco, la qualità nella sua accezione di valore in questo ambito non mi convince, mentre la qualità situata sulle competenze di quel particolare settore di riferimento rispetto a quel particolare processo di lavoro, allora legata al portfolio, questo mi convince. E quindi se io ho un ragazzo estremamente bravo nella meccanica industriale, che ha grande futuro di gestione di una macchina a controllo numerico e futuro responsabile della produzione, che al netto del portfolio è l'interiorizzazione che io mi aspetto da un portfolio per il ragazzo, quindi che racconti in primo luogo a lui l'esperienza che sta facendo, alla fine del quarto anno decide che farà altro, mentre una ragazza dell'estetica che in termini diciamo di processi di lavoro più semplici, con una qualità tradizionalmente detta più bassa, ma invece situata molto più forte, riesce a trovare proprio, a darsi una risposta attraverso quel portfolio e di lì a pochi anni aprirsi il suo centro estetico e diventare imprenditrice, allora questo mi convince. Quindi se io devo mettere qualità vicino al portfolio di competenze, diciamo, è un portfolio formativo, e legarla anche al voto finale, laddove, ripeto, è un complesso di questioni legate più alla interiorizzazione del percorso, all'aver sedimentato tutta quell'attività che nell'ambito di un quadriennio ha portato a collocare all'interno del portfolio una serie di esperienze. E allora, messo in questi termini qui, la valutazione legata al portfolio ha un grande peso. Un grande peso perché rende coerente tutta l'esperienza, fondamentalmente. E quello aiuta soprattutto a fare la scelta finale, che noi ci dobbiamo aspettare che alla fine dei percorsi del sistema duale, dopo aver passato diverse forche caudine di valutazione, perché questi ragazzi sono valutati da quando nascono, quindi quell'ambito lì, sperimentato all'interno del mondo del lavoro, con un primissimo, diciamo, referente che è il tutor aziendale, deve costruire in quei ragazzi la scelta più importante, quella definitiva sostanzialmente. Quindi è chiaro che l'accumulo di queste esperienze all'interno di un portfolio più è di qualità nell'accezione a cui mi sono riferito prima, e più è chiaro che costruisce un'esperienza finale, diciamo, del sistema duale importante. Bene, sul primo abbiamo già detto tanto, tra la parte normativa e la parte didattica, e sicuramente un tema che è uscito fuori sul finire di Maurizio è quello della progettazione didattica come responsabilità degli enti sulla costruzione del portfolio, e le dimensioni che ha messo in luce Alessandro, quella della metacognizione dell'allievo che riflette su se stesso e anche quella orientativa, fanno del portfolio sicuramente uno strumento importante. Allora adesso mi verrebbe da chiedervi come costruirlo bene questo portfolio, quali sono i criteri dell'organizzazione, gli indicatori per la valutazione, in che modo gli insegnanti e i tutor aziendali possono in qualche modo aiutare nella costruzione di questo valido strumento. Allora, io mi leggo, Prego Alessandro, sì, assolutamente. Riparto dalla domanda cogliendo il gancio di Alessio sulla progettazione. Diciamo che il portfolio è un elemento determinante della coprogettazione, non può essere solo una responsabilità dell'ente, nel senso che poi i ragazzi la grande esperienza di costruzione del portfolio, posto che un buon portfolio, se l'organizzazione è ben pensata, si può costruire anche all'interno dei laboratori del centro di formazione professionale della scuola. È chiaro che parlando di sistema duale e di qualità del sistema duale, l'azienda in questo il naso in termini di progettazione e di aspettative ce lo deve mettere a un certo punto. La costruzione di questo strumento nasce, secondo me, già a partire dagli stage curricolari degli anni precedenti, e in questo si costruisce tutta un'esperienza di lavoro, di materiale, di organizzazione, che però va fatto insieme all'azienda e che si conclama, diciamo, nel quarto anno, quando i ragazzi magari sono in apprendistato e passano tanto tempo in azienda, con le tecnologie aziendali, con i materiali aziendali, col tutor aziendale. E quindi la progettazione
diciamo, la coprogettazione è fondamentale. Non vedo solo la presenza dell'ente, della istituzione formativa in questo, ma vedo una grande compartecipazione dell'azienda. La figura del tutor è determinante in questo, perché è il legame esatto tra i processi produttivi, diciamo, che poi saranno la fonte forse principale di questi materiali, e la parte più formativa. Allora, quello che vedo anche nel discorso di Alessandro è questo. Penso che per affermare una triangolazione formativa efficace dal mio punto di vista, i contenuti del portfolio sono i risultati di apprendimento in termini di competenze. Quindi diciamo, io devo essere in grado, in fase di scelta di questo strumento come strumento documentativo di un percorso nel duale, che poi andrebbe inserito nella sezione B del dossier individuale, in grado di dire: guarda, qua ci va questo, qua ci va questo, nel senso che questa esperienza che ha prodotto questa prestazione, quindi questo prodotto, questo servizio, è coerentemente collegata a questa competenza. Quindi io una mappa di questi elementi la devo discutere, la devo dare prima. Alessandro, tu hai perfettamente ragione, io questa mappa la inizio a fare nel triennio che precede l'esperienza duale, quindi io questa mappa la costruisco durante il percorso di apprendimento dell'istituzione formativa, e ti do ancora più ragione, io posso già educare, formare i ragazzi a questo tipo di metodologia valutativa e autovalutativa. Okay. Quindi, detto in termini un po' più pedagogici, il portfolio dà forma, sostanza e carattere personale al percorso di apprendimento e le competenze di quel settore specifico. Ovviamente è un portfolio, è sempre situato.